Ciao, io sono Lorella. Benvenuti in questo nuovo video. A volte può succedere che ci si annoia a giocare The Sims, ma penso di avere la soluzione per voi. Quello che faccio io è utilizzare il calendario e modificarlo un po', grazie alle icone di Zerbo. Vi faccio vedere in cosa consiste e dove scaricarle. Eccoci qua. Queste sono le icone di Zerbo. Dunque, sono tantissime icone nuove che in realtà appartengono al gioco. Sono disponibili per club, festività, gli avatar dei SimsTuber e la creazione di un marchio per quando si è diventati una celebrità. Quindi c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Vi lascio il link in descrizione, ovviamente, e sono tantissime. Poi ve le faccio vedere un pochino meglio. Allora, adesso andiamo a vedere il calendario, un piccolo esempio di come potrebbe essere e da cui magari potreste prendere spunto. Eccoci qua. Dunque, purtroppo in questa partita a me il calendario comincia con l'ultimo giorno d'autunno, che non terremo in considerazione, perché questa è una festività del gioco, la rissa di quartiere, e purtroppo non si può modificare. Credo che nel giorno stesso non si possano modificare le festività. Ho messo il calendario dove le stagioni durano 7 giorni, altrimenti sarebbe venuto un video lunghissimo. Ma in genere io gioco così. Cominciamo col farvi vedere queste fantastiche icone. Quindi prendo un giorno a caso, Natale, e facciamo finta che non modifico, ma soltanto per farvi vedere tutte queste icone. Ci mette un pochino a caricarsi. Eccole qua. Qui c'è l'icona del Natale, ma se io apro qui, guardate quante ce ne sono. Sono tantissime. Ecco, questa potrebbe essere Pasqua, questa potrebbe essere un appuntamento al ristorante, questa potrebbe essere una partita di basket, questa per esempio potrebbe essere andare al karaoke. Ma guardate quante sono. Ve le faccio vedere un po'. Ecco, cioè sono proprio tante e vi sprona proprio ad avere tantissime idee, a creare tante giornate particolari o tante cose che si possono fare in una giornata, che rende diverso giocare a The Sims così. Non ci si annoia mai perché ogni giorno fai una cosa diversa, anche se piccolina. Ah, poi ci stanno quelle di Star Wars. Inquietante questa. Praticamente sono tutte le icone del gioco concentrate qui, o comunque la maggior parte. Ecco, una serata in discoteca, oppure in questa giornata potreste fare la colazione con i pancake, la giornata della colazione dei pancake. Sono tantissime. Vediamo degli esempi su come ho impostato un ipotetico calendario. Allora, ho saltato molte festività importanti proprio per dare più spazio a idee nuove. Allora, qui siamo nel primo giorno d'inverno. E che cosa ho messo? Ho visto che il primo giorno d'inverno, e dura una settimana in questo caso, si decora per le feste natalizie. E infatti si chiama decorazioni natalizie. Poi abbiamo regali per parenti e amici il giorno dopo, dove si andrà a comprare i regali per i parenti e gli amici. Prendete il telefono e c'è l'opzione acquista regali. Poi abbiamo la vigilia di Natale, dove si aprono i doni, c'è Babbo Inverno, si fa un pasto grandioso, c'è lo spirito festivo e lo spirito grato.
Poi abbiamo Natale il giorno dopo, dove c'è lo spirito festivo, il pasto grandioso e apri i doni. Poi verrà Capodanno. Ho concentrato tutto, eh. Non è che già te le metto tutto così vicino. Dove si beve, ci sono i fuochi d'artificio, c'è lo spirito festaiolo, il conto alla rovescia e dove si stabiliscono i propositi per l'anno nuovo. Un'altra idea può essere andare a fare pattinaggio o sul ghiaccio o pattinaggio normale, come volete voi. Però la cosa bella, secondo me, è che come vedete, qui per esempio, non è un giorno libero da scuola o dal lavoro, quindi si va a scuola e al lavoro tranquillamente. Si va a fare pattinaggio e non c'è nessuna azione, in questo caso, poi se voi volete metterle va bene, che dovete inserire per forza. Quindi diciamo che è come se fosse un promemoria che vi ricorda che quel giorno dovete andare a fare pattinaggio, da soli, con amici, con parenti, come volete voi. Invece ecco, a Natale le inserite le tradizioni perché comunque ci sta. È un giorno libero da scuola, ovviamente, come Capodanno, ma per esempio qui in decorazioni natalizie, l'unica tradizione che ho messo è decora, si chiama decorazioni natalizie, quindi per forza bisogna decorare. Però è un giorno in cui si va a scuola e si va al lavoro. Ma ti ricorda che devi decorare, perché sta arrivando, devi decorare la casa perché sta arrivando Natale. E lo stesso vale per andare a fare le compere per parenti e amici. È un giorno in cui si va a scuola, si va al lavoro, non c'è nessuna tradizione, però ti ricorda che devi prendere il telefono e acquistare regali, così poi a Natale c'è questa opzione in più in cui oltre a Babbo Inverno, oltre allo scartare i doni sotto l'albero, puoi donare anche tu dei regali o magari tenerle qualcuno da parte per fare un regalo speciale in qualsiasi giorno a una persona, a un sim insomma in questo caso. Ok, un'altra idea può essere organizzare una cena in maschera e qui infatti ho messo invita gli ospiti e indossa i costumi. Infatti verranno tutti mascherati a casa nostra. Sono le uniche cose obbligatorie da fare. Poi il giorno dopo, un'altra idea potrebbe essere andare a fare colazione al bar. L'ho messa di domenica e qui nessuna tradizione da fare obbligatoriamente per quanto mi riguarda. Anche perché a me non piace molto mettere le tradizioni, perché altrimenti ci sono i buff negativi perché non hanno fatto determinate cose. Quindi diciamo che più che altro li uso come promemoria per i giorni normali. Ecco, qui per esempio la colazione al bar si va comunque a scuola e al lavoro, ma ti ricorda di andare con un amico, con un parente a fare colazione in un bar. E qui potete andare o nei bar oppure create un bel ristorante dove il menù sarà solamente da colazione o al massimo aggiungete qualche tramezzino, queste cose così, se vi va, e andate a fare colazione lì, dove berrete soltanto caffè, un dolce e tutti i pasti da colazione, insomma. Poi il giorno dopo abbiamo, perché è lunedì, dieta più palestra. Allora qui non potevo mettere 2 icone, quindi ho messo solamente questa perché così ci ricorda di stare o a dieta o comunque di mangiare cibo salutare. E poi, avendo la tradizione dell'esercizio, ci ricorda che possiamo andare in palestra, possiamo andare a fare jogging, possiamo andare a fare esercizio in casa con la televisione. Insomma, l'importante è che si faccia un po' di esercizio, ecco. E poi lo spirito grato perché dopo aver fatto tutte queste cose il nostro sim sarà diventato un'acciughina
e quindi lo spirito grato ci sta tutto. Ah, qui ho messo il giorno libero da scuola e dal lavoro, ma anche no, ecco, si può fare anche un giorno dove si può andare tranquillamente a scuola e al lavoro. Poi abbiamo questa iconcina con il phon, che è il cambio del look. Qui è già primavera, quindi il cambio del look ci sta tutto. Quindi entriamo nel case e cambiamo i capelli, per esempio, ai nostri simili. E infatti non c'è nessuna tradizione obbligatoria da fare, si va tranquillamente a scuola e al lavoro e finisce lì. Poi vabbè, c'è Pasqua e qui bisogna decorare, fare la caccia alle uova, c'è il coniglio floreale e magari possiamo fare anche un barbecue. E ovviamente è un giorno dove non si va a scuola. Poi qui abbiamo la giornata del gruppo studio o dell'abilità. Che vuol dire? Vuol dire che se magari si hanno dei Sims che studiano, si può creare un gruppo e si sceglie di organizzare un raduno o a casa di qualcuno o da qualsiasi altra parte. E magari, ecco qui, quando fate questo gruppo, si può utilizzare una nuova icona, che ne so, per esempio questa, ne dico una a caso. Oppure, se i vostri simmini non studiano, userete questa giornata come la giornata delle abilità, come quando nella vita reale il martedì andare in palestra. In questo caso potreste fare yoga, potreste riunirvi con delle persone per fare arte, quindi per dipingere, insomma sfruttare una giornata per le abilità. Potete inventarvi quello che volete, insomma, guardate, cioè, vi ripeto, ce ne sono tantissime. Ecco, per esempio, potreste andare a giocare a scacchi, avere un gruppo che gioca a scacchi, formate un gruppo, mettete questa icona quando formate il gruppo e fate il raduno, così passerete del tempo a giocare a scacchi. Ecco, ovviamente poi si va comunque a scuola e al lavoro. Poi c'è questa che mi piace tanto, sushi a casa con... Cosa farete qua? Potreste organizzare una cena, a questo punto qui ci metterei in video gli ospiti. Potreste organizzare una cena di sushi, cioè giapponese anzi, scusate, mi sono spiegata male, con una pentola che ci hanno dato con l'espansione di Ocean Data. Magari vi vestite, se la fate in famiglia, con abiti tradizionali giapponesi, potrebbe essere un'idea carina. Poi abbiamo la classica serata in discoteca o in un locale notturno, e qua c'è lo spirito festaiolo ovviamente. Poi, visto che è arrivata l'estate, c'è la giornata al mare, che potreste fare a Tartosa o a Solani. Poi un altro esempio potrebbe essere dedicare una giornata al relax e andare da soli o con qualcuno in una bella spa dove vi coccolate e magari i vostri Sims incontrano l'amore della loro vita. Un altro esempio potrebbe essere andare a giocare a bowling, che è una cosa che personalmente io faccio pochissimo, ma con questa idea del calendario me lo ricorda e alla fine, anche se è una cosa che non ci vado particolarmente pazza, me lo ricorda, non lo faccio mai e ci vado volentieri. In genere quando vai nei locali dove c'è il bowling c'è anche da bere, quindi vai con gli amici a farti una bella partita a bowling, ti bevi un bel cocktail e si passa la serata in allegria. Poi un'altra cosa carina è passare una serata al lago. Avete presente quei posti, per esempio a Copperdale e adesso non mi ricordo dove, ci stanno i laghi dove si può nuotare comunque, no? Oltre che a Solani e a Tartosa. Qui fate un bel barbecue, raccontate delle storie
e magari vi fate pure un bel bagno. La sera è una cosa diversa. Tanto è estate. Poi qui ho messo 2 giorni di vacanza. Vi prendete 2 giorni di vacanza e andate in un altro mondo. Ovviamente qui dovete ricordarvi di mettere la giornata libera da scuola e dal lavoro, perché andate proprio in un altro mondo, quindi a Granite Falls, Sulani, Tartosa, insomma dove volete voi, perché sono le vacanze estive, sono quelle che per noi sono le vacanze estive. E poi ho inventato come ultima festività la serata delle lucciole, con le lucciole, dove si apprezza un oggetto e si fa un falò. Allora immaginate che bello, magari i vostri Sims hanno litigato e si fanno questa serata con un falò e ci mettete un sacco di lucciole vicino. Secondo me viene una cosa bellissima, molto romantica, molto peace and love, cioè lì per forza devono fare pace con quell'atmosfera. E va bene, questo è soltanto un gruppo di esempi che vi ho fatto, ma vi ripeto, qui queste icone sono tantissime, potete organizzarle come volete, potete riempire il calendario ogni giorno, insomma anche non tutti i giorni. Ecco, per esempio, vabbè, questa può essere la festa della mamma, ma poi scegliete l'icona che volete voi, è la prima che mi è capitata. Oppure qui potete organizzare una partita a calcio. Ecco, usando questi colori, in questo giorno andrete vestiti del colore che scegliete. Con questa si può scegliere di fare la giornata delle pulizie. Con questa, quella del giardinaggio. Ho scelto questa, ma in realtà ce ne sono di più carine. Con questa si può andare a pesca, si può fare la giornata della pesca. Con le carte, stabilire un giorno in cui andate a giocare a carte con gli amici. Questa può ricordarvi di andare al ristorante, se magari i vostri Sims stanno sempre a casa. Insomma, potete sbizzarrirvi. Ecco, questa per esempio, se volete fare una giornata di tutto relax e i vostri Sims sono pigri, e lasciarli stare a casa tutto il giorno. Guardate, sono davvero tantissime. Quindi possono ispirarvi a creare tantissime cose particolari. Ah, guardate questa, che comunque questa è un'icona del gioco. Secondo me prima o poi i cavalli arrivano. E speriamo, perché io non ho mai giocato a The Sims 3 perché li trovavo brutti. Sono sincera, mi sono proprio rifiutata, non l'ho proprio preso. Così almeno ci avrò la soddisfazione, spero, di giocare con i cavalli. Comunque, banda alle ciance. Ecco, questa per esempio, voi vi trasferite in una casa nuova, mettete questa icona e qua scrivete inaugurazione della nuova casa. Mettete come tradizione, per esempio, la facciamo insieme adesso questa. Invita gli ospiti, spirito grato, spirito festaiolo, cucina un pasto grandioso. Poi, insomma, la gestite voi la cosa. Ci buttate pure i fuochi d'artificio. No, vabbè, scherzo. Però tanto siamo nei Sims. Si può pure esagerare. Magari vi trasferite in un villone e li fai i fuochi d'artificio. Spero che vi sia stato utile. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Mi auguro davvero che quest'idea vi aiuti a ritrovare la gioia di giocare a The Sims, perché a me ha aiutato tantissimo. Cioè, non mi piace programmare cose a lungo termine, però ecco, magari gioco e penso mi piacerebbe, che ne so, andare a pattinaggio, che è una cosa che non faccio mai pure questa, però così me lo ricordo e sfrutto di più il gioco e metto che il giorno dopo vado a fare pattinaggio. Con tutte queste icone che ci sono vi vengono le idee, anche perché è un concentrato di tutte le espansioni e sicuramente vi ricorderà qualcosa che avete, qualche azione insomma che avete dimenticato, ecco.
e che ritroverete il piacere di fare. Bene, con questo video è tutto. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao ciao!